Molto spesso mi viene chiesta la differenza fra conformità catastale e la conformità urbanistica. Con questo video voglio dare un inquadramento di questi aspetti proprio perché è necessario avere un'idea chiara di come approcciarsi nel momento in cui viene fatta una compravendita di un immobile o semplicemente fatta una trasformazione edilizia, come una ristrutturazione, come un frazionamento, un cambio d'uso. Quindi passiamo subito alla slide, eccola qua. Allora, abbiamo tre ipotesi di immobili con cui ci confrontiamo spesso, vale a dire abbiamo lo stato attuale effettivo, cioè quello che riscontriamo nel momento in cui facciamo un sopralluogo. Poi abbiamo ciò che risulta dagli atti catastali, dalla planimetria in particolare, e poi ciò che risulta effettivamente dai cosiddetti titoli abilitativi, quindi tutta quella matassa di pratiche edilizie sono state finora depositate su quell'immobile, quindi permesso di costruire, concessioni edilizie, licenze edilizie, condoni, sanatori, eccetera, chi più ne ha più ne metta. Bene, noi abbiamo qui affiancate tre forme rappresentative schematiche, ovviamente, dello stesso immobile. Quello che mi interessa è che sia chiaro il concetto, proprio perché non voglio entrare troppo nello specifico con rappresentazioni ancora più complesse come planimetrie ed elaborati. Allora, viene fatto un sopralluogo nell'immobile e si vede che c'è un certo stato dei luoghi, si dice, uno stato attuale effettivo. Quindi ipotizziamo che questo sia il nostro appartamento, questo sia un, diciamo, locale di sgombero costruito in ampliamento a questo immobile, ipotizziamo che sia ad esempio una villetta unifamiliare, la classica villetta a solo. È un concetto che poi si può applicare a qualunque tipologia edilizia. In più abbiamo da questa parte, quindi abbiamo da questa parte lo stato effettivo della villetta monofamiliare, abbiamo questo ampliamento e poi abbiamo un box, ad esempio, un locale autorimessa costruito sul lato tergale. Comparato con la planimetria catastale, invece, si vede questa situazione. Non risulta questo box, non risulta questo ampliamento e non risultano queste suddivisioni interne che io ho differenziato volutamente in rosso, che qui invece vedete bene che mancano. C'è stata una sorta di modifiche interne, magari potrebbero risultare anche modifiche di prospetto, modifiche proprio delle aperture, e che quindi, capite bene, già da una prima lettura qualcosa manca all'appello. Mancano i volumi esterni a questa rappresentazione e la divisione interna. Quindi il legislatore, soprattutto dal 2010, negli atti di compravendita, a pena di nullità, impone la conformità dell'immobile a quanto risulta in planimetria catastale. A questo punto succedono due scenari alternativi. Uno, viene aggiornata la planimetria catastale con quanto risulta effettivamente dal sopralluogo, quindi potrebbe essere aggiunto questo locale ampliamento e questo box, nonché tutte queste suddivisioni interne. Scenario primo, abbiamo detto. Lo scenario secondo è che venga in qualche modo rimesso, ripristinato lo stato come da planimetria catastale. E qui si può tranquillamente obiettare, fermi tutti, il catasto ha una funzione prettamente fiscale, non ha una funzione di legittimazione sotto il profilo urbanistico amministrativo, nonché vincolistico, quindi sovrintendenze, vincoli paesaggistici, vincoli idrogeologici, e anche qui chi più ne ha più ne metta, quante ne volete. A chi compete questa funzione è, diciamo, è prettamente il comune,
che a sua volta, per rilasciare i vari permessi di costruire, concessione edilizia, licenze, eccetera, deve, questi titoli abilitativi devono essere preceduti o devono contenere anche le relative titoli abilitativi settoriali, quindi autorizzazioni paesaggistiche, nulla osta, pareri comunque denominati, ok? Allora, il comune nel momento in cui ci dà un permesso, concessione e licenza, o comunque anche qui SCIA, CILA, tutti i titoli necessari. E ovviamente quando dico SCIA, CILA e le vecchie DIA, questi ultimi sono pratiche edilizie che non sono rilasciate dal comune, ma sono di tipo comunicativo, cioè è il privato cittadino che prende un proprio tecnico, il quale assevera la conformità dell'intervento e il rispetto di questo intervento a tutte le normative comunali, disciplinari, settoriali, ok? In questo caso ne conferma lo assevera e questa pratica viene depositata al comune oppure in caso di permessi e concessioni viene rilasciata dal comune. Quindi può nascere una situazione di divergenza che potrebbe essere che io accatasto effettivamente quanto risulta dallo stato attuale effettivo dell'immobile, quindi l'autorimessa che magari non è mai stata autorizzata o tantomeno condonata, lo stesso dicasi per l'ampliamento, lo stesso dicasi anche per le modifiche interne, io lo accatasto e quindi io in catasto vedrò apparire questa rappresentazione. Ora, il catasto, lo ripeto, non è l'ufficio che ci permette, che ci legittima gli interventi edilizi. Il catasto, lo dico in maniera molto sbrigativa, è un ufficio che ha una funzione prettamente fiscale, quindi è vero che si deposita le planimetrie che hanno una rappresentazione, diciamo, generica della consistenza dell'immobile, spesso rappresentate in scale ridotte, quindi scale 1 a 200, 1 a 500, però quello che effettivamente dà diritto e alla legittimazione urbanistica dell'immobile è il titolo abilitativo, il permesso. Si potrebbe arrivare quindi allo scenario in cui io ho accatastato lo stato effettivo dell'immobile e che quindi va a sostituire uno stato precedente, che è questo, quello che è precedentemente accatastato, ma che magari non è conforme e corrispondente ai permessi già rilasciati per quell'immobile. Quindi qui leggete catasto, ma magari in comune c'è una situazione che non è questa e che quindi queste che vedete in giallo e in rosso e anche le caratteristiche distributive interne sono illegittime e magari ci si trova anche di fronte a situazioni di veri e propri abusi edilizi. Pensate a questo box che viene magari costruito in una zona con vincolo paesaggistico. Ecco, questo tra l'altro con le attuali normative diventerebbe un vero problema perché può probabilmente diventare un abuso edilizio insanabile e con tutte le problematiche anche sotto il profilo penale. Lo stesso dicasi per l'ampliamento, soprattutto se si parla di immobili che hanno particolari vincoli paesaggistici, vincoli delle cosiddette belle arti, vincoli di beni culturali, oppure vincoli di natura idrogeologica o idraulica, o comunque semplicemente perché quel comune in quella zona per questo immobile non ammette magari neppure volumetrie aggiuntive. Perché? Perché tutta la volumetria, tutto il cubaggio si dice per questo immobile, per quest'area è già stata assorbita e attualmente l'attuale strumento urbanistico e anche lo strumento urbanistico vigente all'epoca di costruzione non ammetteva ulteriori cubaggi e volumetrie per questa zona e per quest'area dell'immobile. Quindi ecco perché, come in una reazione a catena,
Queste tre situazioni sono tutte strettamente connesse fra di loro perché lo stato attuale effettivo deve essere pienamente conforme col catasto, non può essere altrimenti, anche perché si capisce bene che sono soprattutto quelli fuori dalla sagoma dell'immobile e comunque quelli già correttamente e legittimamente accatastati et legittimati sotto il profilo urbanistico edilizio comunale, e questi, diciamo, sono difficilmente, come dire, glissabili, anche perché l'aerofotogrammetria e le foto satellitari ora sono in grado di rilevare anche veramente i minimi dettagli. Ma nella malaugurata ipotesi che comunque venga aggiornata la planimetria catastale e venisse accatastato quello che è lo stato attuale effettivo, questo ci potrebbe creare un problema sotto il profilo edilizio, amministrativo e urbanistico. Perché? Perché comunque io avrei, diciamo, una regolarizzazione sotto il profilo catastale, quindi io in qualche modo faccio una situazione di questo genere. Io aggiorno la planimetria catastale e quindi creo una situazione di questo livello. Praticamente ora metto nello stesso colore la planimetria in catasto, quindi il mio ampliamento lo vedrò accatastato in questo modo, il mio box mi diventa accatastato anche lui, quindi stesso colore, e tutte le, diciamo, caratteristiche distributive interne anch'esse vengano aggiornate e accatastate senza alcun problema. Quindi mi troverò a una rappresentazione grafica in catasto di questo tipo che è, lo vedete anche voi, no? Congruente con quella dello stato effettivo. Ok? Quindi anche aggiornando il catasto con l'attuale stato effettivo dell'immobile, tuttavia si pone un problema con la legittimazione urbanistica, edilizia, vincolistica, paesaggistica, tutto quello che volete, ovviamente, tutte le norme settoriali. Quindi, comunque sia, ancorché io abbia provveduto ad accatastare lo stato effettivo, e quindi, per carità, ai fini di un atto di compravendita, rispetto il requisito richiesto di conformità dello stato effettivo con il catasto, ma a quel punto in catasto viene rappresentato lo stato effettivo che è comprensivo di tutti gli abusi, difformità, illeciti, e quindi già quello diventa un elemento che comincia a diventare probatorio e comprovante l'effettivo stato di illegittimità e di difformità nei confronti dell'urbanistica. Quindi tutte e tre queste cose sono strettamente connesse fra di loro. Quindi se voglio avere la conformità catastale mi devo assolutamente preoccupare e premunire che anche la questione urbanistica sia corretta, perché sennò rischio di avere due situazioni e due rappresentazioni diverse. Perché? Perché in catasto abbiamo detto io ho questo box e ho questo ampliamento, le ho rappresentate, ma il box è completamente abusivo, e ripeto, ammettiamo sia in zona paesaggistica, e quindi allo stato attuale, alla data del 16 febbraio 2018, per cui può benissimo che domattina il legislatore venga fuori con un condono o con un radicale cambiamento al testo unico per l'edilizia, non si può sanare. Perché? Perché gli aumenti volumetrici e le nuove costruzioni in zone paesaggistiche, allo stato attuale, il codice dei beni culturali non lo ammette. Stessa cosa per l'eventuale ampliamento in questo caso. La stessa cosa, infine, anche per le caratteristiche distributive interne. Ora, qualcuno può anche obiettare, no, ma le caratteristiche distributive interne, intese come difformità, sono
più soft come tipologie di difformità e di illecito. Io qui avrei da obiettare dicendo, a parte il fatto che comunque possono essere effettivamente regolarizzate con più semplicità anche in futuro, a parte il fatto che dobbiamo capire con quale norme sopravvenute, con quali regolamenti edilizi e strumenti urbanistici sopravvenuti futuri ci si dovrà misurare e confrontare, ma soprattutto dovrà essere visto se c'è il rispetto anche dei requisiti igienico-sanitari, per cui ti rinvio al video che ho prodotto sui requisiti minimi igienici degli aspetti igienico-sanitari, quindi per esempio se questa stanza qui ha rispettato i rapporti aereo-illuminanti oppure no, oppure se c'è stata il rispetto di altri parametri. Questo a livello generale. In più, se l'immobile presenta una serie di vincoli particolari, pensiamo a vincoli che può avere un palazzo situato in pieno centro storico di Firenze, Milano, Roma, Napoli, quindi un vincolo imposto notificato per questioni di cosiddette belle arti, di beni culturali, quello che in gergo viene chiamato un vincolo ex 1089, quindi se pensate di fare un intervento di questo tipo, di modifiche interne, non autorizzate non tanto dal comune, ma soprattutto dalle competenti sovrintendenze all'interno di Palazzo Vecchio, della Reggia di Caserta o del Colosseo, ve lo potete scordare, perché comunque anch'esse non devono avere questa doppia abilitazione, e lì diventerebbe un problema, perché si tratterebbe di ottenere una sorta di autorizzazione, parere in sanatoria dall'ente competente, e diventerebbe un cammino parecchio in salita, motivo per cui quello che preme veramente sottolineare e raccomandare è che i tre stati, stato attuale, stato effettivo, quindi stato attuale effettivo dei luoghi, lo stato in cui si presenta l'immobile con un semplice sopralluogo, deve combaciare sì ed essere conforme con la rappresentazione catastale e con anche la funzione, quindi deve essere congruente anche con la destinazione d'uso, perché se io ad esempio ho un locale a uso commerciale, ad esempio, e non so, di fatto in catasto ho una situazione commerciale, un C1, ma di fatto c'è una destinazione d'uso diversa, nel momento in cui viene fatta una compravendita bisogna sottolineare che ci deve essere congruenza anche fra la destinazione d'uso effettiva e quella catastale. Quindi abbiamo detto, deve esserci coerenza, congruenza e conformità fra lo stato effettivo dell'immobile e la rappresentazione catastale, ma soprattutto deve esserci anche la conformità da un punto di vista dei titoli abilitativi edilizi e di permessi comunali, nonché di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta comunque denominati dalle relative norme settoriali. Con questo video è tutto, faccio un saluto. Se vuoi commentare puoi farlo nella barra dei comandi sotto questo video, lo puoi anche condividere nei vari canali social, e altrimenti se vuoi fare comunque un quesito puoi iscriverti a questo canale e farlo attraverso un commento, oppure puoi anche farlo nel corrispondente articolo nel mio blog www.studiotecnicopagliai.it. Un saluto.